Qualche giorno fa, mentre stavo ascoltando un podcast in inglese, qualcuno in questo podcast ha usato un'espressione idiomatica, un modo di dire inglese che è to be the bee's knees, che significa essenzialmente essere una persona o una cosa molto ammirata da tutti. E ho pensato, ma questo modo di dire è veramente ridicolo e non ha veramente senso. Chissà se in italiano abbiamo dei modi di dire che sono altrettanto insensati, altrettanto ridicoli. E ovviamente la risposta è stata sì, assolutamente. Infatti mi sono messo a cercare un po' di modi di dire italiani e ho selezionato alcuni che secondo me fanno proprio ridere, oppure il cui significato non è immediatamente chiaro. E quando ti viene spiegato il significato, la prima cosa che pensi è ma questa cosa non ha il minimo senso. Cominciamo. Il primo è essere a cavallo. Vi consiglio di premere pausa dopo che io ho detto ciascuna delle espressioni, provare a indovinare che cosa significano e poi far ripartire il video e vedere se avete indovinato, così potete creare anche un gioco da questo video. Ebbene, essere a cavallo non ha niente a che vedere con l'equitazione, non ha niente a che vedere con i cavalli in generale, significa semplicemente essere a buon punto, aver completato la parte più difficile, la parte più problematica di qualcosa che dobbiamo fare, di un percorso, di un compito, di un lavoro, e quindi diciamo sono a cavallo. Quando ho fatto questa parte sono a cavallo, sono a buon punto, sono messo molto bene. Numero 2. Avere la coda di paglia. Non so se sapete cos'è una coda. Una coda è una protuberanza molto lunga che è attaccata al fondo della schiena della gran parte degli animali. Non tutti, ma molti. Questa è una coda. E la paglia che cos'è? La paglia è quella che si trova in grandi quantità in campagna ed è essenzialmente il fusto secco delle piante di cereali. Questa è la paglia. Allora, cosa significa avere una coda che è fatta di paglia? Pensate che questo modo di dire ha delle origini antichissime, addirittura che risalgono ad una favola di Esopo, in cui una volpe rimane incastrata con la coda in una trappola e quindi la sua coda viene mozzata, viene tagliata. Perciò, siccome si vergogna così tanto di questo suo difetto fisico, decide di usare una coda posticcia, fatta di paglia. Ebbene, questo modo di dire si usa per indicare qualcuno che si vergogna così tanto di un suo difetto, oppure è così consapevole di aver fatto qualcosa di male, qualcosa di sbagliato, che non appena si menziona, anche solo lontanamente, anche solo vagamente, un argomento che ha a che fare anche solo lontanamente con la cosa di cui questa persona si vergogna, questa persona comincia a stare molto sulle difensive e a giustificarsi costantemente, perché appunto teme molto ogni tipo di critica, ogni tipo di insulto, ogni tipo di commento che possa infierire su questo argomento. Numero 3. Arrampicarsi sugli specchi. Dunque, immaginatevi una persona che si arrampica su uno specchio molto molto grande. Cosa fa? Cerca disperatamente di arrivare in cima, ma essendo lo specchio molto liscio e quindi privo di appigli su cui aggrapparsi e tirarsi su, continua a scivolare verso il basso. Ebbene, questa espressione si usa quindi per indicare una persona che sa di mentire e continua a trovare delle giustificazioni che reggono poco, che non sono molto convincenti, per cercare di tirarsi fuori dai guai. Oppure, quando uno studente a scuola viene interrogato, quindi gli si fa un test orale e lui chiaramente non ha studiato, comincia a inventarsi cose cercando disperatamente di dire qualcosa di giusto, anche se sa benissimo di non sapere niente. In questo caso si può dire che quello studente si sta arrampicando sugli specchi. Quindi, per riassumere, significa usare delle argomentazioni inventate o senza fondamento per tirarsi fuori da una situazione difficile o imbarazzante. Ovviamente, generalmente, fallendo.
Numero 4. Il significato di questa espressione secondo me è più facile da indovinare, è un po' più intuitivo. L'espressione è avere le mani bucate, ok? Quindi immaginatevi avere un buco sulla mano, su entrambe le mani anzi. Dunque, qual è il ragionamento dietro a questa espressione? Questa espressione significa spendere tanti soldi. Spendere tanti soldi soprattutto per cose inutili in modo incontrollato. Perché si dice quindi avere le mani bucate? Perché se abbiamo le mani bucate e teniamo i soldi in mano, i soldi cadono da sotto e quindi perdiamo un sacco di soldi. Ha senso? Ditemi se avete capito cosa si intende. Secondo me è molto sensato. Quindi sì, avere le mani bucate significa spendere molti soldi. Un sinonimo in italiano di persona con le mani bucate è spendaccione. Numero 5. Questa mi ha sempre fatto particolarmente ridere, anche perché non ha un significato troppo profondo, ma è semplicemente basata su una rima. Dunque, quando prestiamo qualcosa a qualcuno, ma ci teniamo che questa persona poi ci restituisca quello che le abbiamo prestato, diciamo questa frase. Si chiama Pietro. Perché questo oggetto si chiama Pietro? Che senso ha? Si basa interamente sul fatto che il nome Pietro faccia rima con la parola indietro. Quindi il modo di dire completo è si chiama Pietro e torna indietro. Quindi si chiama Pietro e quindi devi restituirmelo, devi darmelo indietro. Niente, ho sempre trovato questa espressione particolarmente buffa. Numero 6. L'espressione numero 6 è non ci piove. Penso che questa sia l'espressione meno sensata di tutte. Non ho la minima idea del perché si usi questa espressione, quale sia il significato che c'è dietro, ma il suo significato è non c'è dubbio, ok? Quindi se voi dite qualcosa, per esempio, scommetto che domani Marco verrà a chiedermi altri soldi. Bene, se la risposta a questa affermazione è ah, su questo non ci piove, significa che su questo non c'è dubbio. Non so cosa c'entri la pioggia, non so perché su una cosa che è certa, su una cosa sulla quale non c'è il minimo dubbio, non ci possa piovere sopra, ma questa è l'espressione. Non ci piove. Numero 7. L'espressione è acqua in bocca. Provate a immaginare cosa significa acqua in bocca. Cosa succede se avete dell'acqua in bocca? Riuscite a parlare con dell'acqua in bocca? Chiaramente no, altrimenti tutta l'acqua cadrà fuori. Beh, questo è un po' il significato di acqua in bocca. Se un italiano vi dice acqua in bocca, significa fai silenzio, non parlare, taci. In particolare si usa questa espressione quando vogliamo chiedere a qualcuno di non rivelare un segreto che gli abbiamo confessato. Quindi io ti dico una mia cosa molto privata e poi concludo dicendoti mi raccomando, acqua in bocca, che significa mi raccomando, non raccontare il mio segreto a nessun altro. E niente, quindi questo mi sembra abbastanza logico. Immaginatevi di avere la bocca piena d'acqua, non potete parlare. Espressione numero 8. Questa è un'espressione leggermente volgare, quindi mi raccomando, usatela solo con amici e famiglia, con persone con cui sapete di potervi permettere un registro estremamente informale. Questa è probabilmente l'espressione più buffa di tutte. L'espressione è avere culo. Ebbene sì, culo, nel senso di sedere, nel senso di fondoschiena. Riuscite a immaginare anche solo vagamente cosa possa voler dire questa espressione? Ebbene, significa essere fortunati, avere molta fortuna. Se una persona ha culo, significa che ha molta fortuna. E se raccontate a un italiano una cosa fortunata che vi è successa, potrebbe capitarvi che questa persona vi risponda che culo! Che significa che fortuna. Non so perché, non so per quale motivo il fondoschiena, il sedere, sia
un sinonimo di fortuna, ma in italiano lo è. Espressione numero 9. Non avere peli sulla lingua. Ok? I peli sono questi che ho sulle braccia, che ho in faccia, questi sono dei peli, ok? Dunque, cosa significa non avere peli sulla lingua? Questa espressione non capisco del tutto perché si usi, però per qualche motivo un po', diciamo, ineffabile, un motivo che non riesco a spiegare, percepisco il senso di questa espressione. Cioè, secondo me ha senso, ma non lo so spiegare. Secondo voi cosa può voler dire? Ebbene, significa non farsi problemi a dire verità scomode. Non avere peli sulla lingua significa dire le cose come stanno, dire a una persona quello che pensi di lei o quello che pensi di una certa situazione, anche se può essere un po' difficile, anche se può offendere qualcuno. Non lo so, toglietevi i peli dalla lingua e forse sarete tutti più sinceri. Almeno, secondo gli italiani, è così. E l'ultimo, numero 10, è avere fegato. Sapete che cos'è il fegato? Il fegato è un organo del corpo umano che si trova, credo, qui da qualche parte. Non lo so, se siete dei medici o dei biologi o se semplicemente conoscete il corpo umano meglio di me, correggetemi nei commenti, non sono sicuro di dove sia il fegato. Il fegato comunque è un organo del corpo umano. Questo. Ebbene, avere fegato significa avere coraggio. Perché? Ancora una volta, non lo so. Ed è proprio questo il senso di tutto questo video. O quasi. Un sacco di espressioni che apparentemente non hanno molto senso oppure sono un po' buffe, un po' ridicole. Ebbene, spero che questo video vi sia piaciuto e spero che vi sia stato utile. Se ci sono delle espressioni nella vostra lingua madre che sono altrettanto strane o insensate o divertenti, scrivetele nei commenti qui sotto e provate a tradurle letteralmente in italiano. Vedrete che vi farà molto molto ridere leggere la traduzione letterale di queste espressioni in italiano. Perché io se mi immagino di tradurre le espressioni di cui ho appena parlato dall'italiano all'inglese, mi fa veramente molto ridere. Non dimenticatevi di mettere mi piace e di iscrivervi al mio canale. Inoltre, se volete contenuti extra ogni settimana, come per esempio dei brevi video che si concentrano più sulla grammatica italiana o in generale sulla linguistica italiana, vi consiglio di andare a dare un'occhiata al mio Patreon e se trovate qualcosa di interessante per voi, iscrivetevi. Se no, continuate a guardarmi qui gratuitamente. Ciao a tutti!